Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Stavolta parleremo di una storia dal sapore esotico, di un campione che arrivando da una terra lontanissima e giocando solo un paio di partite, è rimasto nella storia di un club che rappresenta il cuore antico del football. Stiamo parlando di Mohammed Salim, un indiano in Scozia. I britannici hanno inventato il calcio, ma a livello coloniale non hanno lasciato tracce pazzesche in giro per il mondo. In America questo è comprensibile, gli statunitensi si sono smarcati troppo presto dal re d'Inghilterra e si sono fatti i loro sport. Più strano è che la Compagnia delle Indie non abbia lasciato segni tangibili a Calcutta, Delhi e in quella che una volta veniva chiamata Bombay. I ragazzi hanno scelto il cricket, un derby tra India e Pakistan non ha nulla da invidiare a una finale di Coppa del Mondo in termini di audience. Prima della seconda guerra mondiale però l'influenza delle abitudini inglesi in India si faceva sentire come, e in Asia i Bhangra Boys erano una delle nazionali più competitive. Il campionato indiano veniva dominato da squadre che rappresentavano le comunità locali. I musulmani tifavano per il fortissimo Mohammedan Sport, più volte campione nazionale e con in campo un centrocampista dal controllo di palla fuori dal comune. Classe 1904, alto 1,60 m, Mohammed Salim è una star in India, dove tutti giocano a piedi nudi, aiutati al limite da qualche fasciatura. Lui sfrutta questa libertà per portare la palla sull'alluce e farla scivolare sulle altre dita del piede, portandola dalla parte opposta rispetto a dove sta guardando il suo marcatore. Un gioco di prestigio ripreso anche da Ronaldinho in tempi moderni. Salim però poteva contare su un parente in Inghilterra, un cugino che parla direttamente con Willie Maley, l'istituzione del Celtic, allenatore dei biancoverdi di Glasgow dal 1897 al 1940. 43 anni con 16 campionati scozzesi e 14 coppe nazionali in bacheca. Uno che all'epoca le aveva viste tutte e dopo 39 anni di panchina, anzi tribuna perché Maley si accomodava lì a vedere le partite a Celtic Park, arrivò a stupirsi per un ragazzo che fece il provino una volta affrontato il viaggio intercontinentale per Glasgow. Maley non è abituato a parlare molto, quando è convinto di ciò che vede resta in silenzio, ma Salim un appunto glielo strappa. Ma questo gioca sempre a piedi nudi? Eh sì, perché le strade polverose di Calcutta sono un bel banco di prova, ma in inverno in Scozia i campi sono pozze di fango impossibili da sostenere senza scarpini. Nonostante questo Salim prova e gioca, incredibilmente scalzo, 2 partite con il Celtic, diventando il primo indiano a giocare a calcio in Europa. Ma durerà poco. In indiano il termine saudade non esiste, ma più che la mancanza di scarpe, con Salim potè la nostalgia. L'India gli manca troppo, il grigiore di Glasgow lo soffoca. Il Celtic gli fa una proposta, l'incasso intero di un amichevole per presentarlo ufficialmente al grande pubblico. Lui gioca, ma decide di devolvere i soldi agli orfani in città. Una generosità che lascia di stucco gli scozzesi, visto che considerando i salari dei calciatori dell'epoca, l'offerta era davvero molto generosa. Ma Salim ha un cuore grande e torna in India a vincere ancora con il Mohammedan. Per motivi anagrafici, Salim non arriva a giocare con l'India che si guadagna la qualificazione al mondiale del 1950. La leggenda dice che i Bhangra Boys rinunciarono alla partenza per il Brasile sempre per il solito motivo: con le scarpe non ci vogliono proprio giocare. Ma in realtà alle Olimpiadi di Helsinki l'India ha già giocato in una grande competizione internazionale. La versione ufficiosa ma molto plausibile è che il paese, scosso dalla separazione col Pakistan e dalla morte del Mahatma Gandhi, avesse bisogno di una nazionale capace di unire e il sorteggio aveva detto Italia, che allora era composta dall'ossatura del grande Torino e veniva da 2 vittorie mondiali, Svezia e Paraguay. Una figuraccia? No grazie, non ce n'è proprio bisogno. E così dell'India in Brasile non ci fu traccia, anche se gli organizzatori avevano addirittura garantito le spese di viaggio pagate. E Salim vivrà una vita tranquilla, considerato un mito sportivo nell'India calcistica che a livello di popolarità vedrà però un tramonto costante a favore di quella che ama il cricket. Poi, nel 1980, a 76 anni, Salim si ammala e muore. Negli ultimi mesi di vita il figlio pensa di scrivere al Celtic: mio padre non sta molto bene, qui di soldi non ce ne sono molti, siamo in difficoltà. Poche settimane dopo da Glasgow arrivano una lettera di incoraggiamento e un vaglia di 100 sterline. Per Salim è una grande gioia perché la somma non è astronomica, ma sapere che in Europa si ricordano ancora di lui è una soddisfazione immensa che il figlio racconterà spiegando: non avevo intenzione di chiedere dei soldi, era solo un modo per scoprire se papà era ancora vivo nella loro memoria. Mi ha fatto molto piacere, non per i soldi, ma perché di mio padre ancora si ricordano al Celtic. Voglio solo che il nome di mio padre sia ricordato come quello del primo calciatore indiano a giocare all'estero. Questa è l'unica cosa che voglio e niente altro.
Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like, soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!